Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nel brano evangelico della scorsa settimana abbiamo ascoltato il racconto della guarigione di un sordomuto operata da Gesù nella Decapoli, in territorio pagano, e avevamo rilevato che Gesù non era accompagnato dai discepoli, era andato da solo nella Decapoli. E prima era andato anche a Tiro e Sidone da solo, senza gli apostoli. Ha trascorso quindi un certo tempo lontano dai suoi discepoli. Ricorderemo anche che il distacco era avvenuto in un clima piuttosto teso. Gesù aveva avuto una discussione, prima con scribi e farisei, poi anche con loro, e aveva avuto parole dure nei loro confronti. Alla fine aveva detto: ma siete proprio così assunetoi, scemi, da non capire certe cose. E poi se n'era andato a Tiro e Sidone. Bene, oggi lo ritroviamo di nuovo con i discepoli. Sentiamo dove li conduce e che discorsi fanno lungo la strada. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Li ha condotti all'estremo nord della terra di Israele. Da Cafarnao sono 2 giorni di viaggio, ma ne vale la pena perché si giunge nel luogo più incantevole della terra di Israele. È lì, ai piedi del monte Hermon, sempre innevato, che scaturiscono le acque fresche e abbondanti del fiume Giordano. La pianura circostante è irrigata da innumerevoli ruscelli e quindi il suolo è fertile ed è un autentico paradiso terrestre, così incantevole che quando Alessandro Magno nel 331 è passato da lì ha esclamato: ma questa è certamente la dimora del dio Pan e delle ninfe. È stato chiamato quindi questo luogo Panias, da Pan, da cui deriva il nome attuale Banias. Anche nella Bibbia questa regione è celebrata per i pascoli rigogliosi, la fecondità dei greggi degli armenti. Ci chiediamo, per quale ragione Gesù ha portato i suoi discepoli a Cesarea di Filippo? Voleva aprire un discorso con loro. Avrebbe potuto farlo a Cafarno. No. Ha voluto porre certe domande a Cesarea di Filippo, per cui è importante capire che città era questa capitale del regno di Filippo. Questa città si chiamava Cesarea di Filippo perché era stata fondata da Filippo, uno dei 3 figli prediletti di Erode il Grande. Lui l'aveva edificata come sua capitale e naturalmente l'aveva chiamata Cesarea in onore dell'imperatore di Roma. Che cosa vedono gli apostoli attorno a loro? Gesù li ha condotti lì proprio perché contemplassero questo luogo. Vedevano uno spettacolo affascinante. Erano incantati non solo dal paesaggio, ma soprattutto dalla vita agiata che conducevano gli abitanti. Non potevano che invidiare i piaceri che si poteva permettere il tetrarca Filippo nei suoi palazzi. Uno di questi palazzi era proprio lì, sopra la sorgente, dove oggi vedete quella costruzione in mezzo agli alberi. È una posizione incantevole, dalla quale si può contemplare tutta la valle di Hulle. Accenno anche un ultimo dettaglio marginale, un po' di pettegolezzo. Gli apostoli sanno anche chi abita in questo palazzo, con chi vive Filippo. Sua moglie è Salomè, la celebre ballerina che aveva chiesto la testa del Battista.
Era certamente lei la star che animava le feste e le danze nei triclini della reggia di Filippo. È nella cornice della vita allettante che conduce la gente di questo luogo che Gesù rivolge ai discepoli una prima domanda. Sentiamola. Interrogava i suoi discepoli dicendo: La gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono Elia e altri uno dei profeti. La prima domanda che Gesù pone può essere parafrasata così. Io incarno un certo tipo di uomo. Come è valutato dalla gente questo uomo che io propongo con la mia persona e con la mia vita? Ha un certo valore o è del tutto insignificante? Non interessa a nessuno. Tutti certo vorrebbero essere come Filippo. È lui l'ideale di uomo ammirato e invidiato da tutti? E anche gli apostoli nel fondo del loro cuore vorrebbero incarnare l'umano di Filippo, ma del loro coinvolgimento parleremo dopo. La risposta che danno i discepoli. Per la gente, l'umano che tu, Gesù, incarni conta e conta tanto. Dicono che sei come Giovanni il Battista, come Elia, come uno dei profeti. Ed è molto bello che nessuno ha scorto in Gesù qualcosa che lo faccia somigliare ai grandi personaggi del suo tempo. La gente può invidiare la vita bella di Filippo, ma in Gesù coglie somiglianze con persone da ammirare per la loro vita, non per i palazzi che costruiscono. Non vedono in Gesù somiglianze con il sommo sacerdote paludato di fronte al quale tutti si inchinano. Nessuna somiglianza con questi personaggi. Gesù assomiglia al Battista. Perché? Perché la gente ha notato che lui è come il Battista, uno con la schiena dritta, non si piega come le canne sbattute dal vento, dice ciò che pensa e vive secondo ciò che predica. Poi Elia, colui che ha professato la fede nell'unico Dio e ha rifiutato qualunque compromesso con gli idoli. Qui siamo nella terra dove si adorano gli idoli. Vedete i templi, quello stupendo in marmo bianco, dedicato nel 19 a.C. da Erode il Grande ad Augusto e alla Dea Roma, e poi quelli di Pan e delle ninfe. Chi adora gli idoli riceve da loro onori, palazzi, piaceri, benedizioni. Però se tu adori gli idoli, vieni colmato di beni, ma a quale prezzo? Diventi loro schiavo, non sei più libero. Loro occupano tutti i tuoi pensieri, decidono tutte le tue scelte. Se adori il Dio denaro, ti dà tutto, ma devi obbedirgli, devi essere disposto anche a sfruttare, a mentire, anche a uccidere, se è necessario. Ecco la schiavitù dell'idolo, e Gesù è uno che ha rifiutato gli idoli. Gesù ha apprezzato le cose belle di questo mondo, che sono creature e doni di Dio, ma guai diventarne schiavi. Ecco la somiglianza di Gesù con Elia. L'umano proposto da Filippo, che elargisce ricchezza, posizioni di prestigio e di potere a chi si inchina davanti a lui, li fa partecipi delle sue gioie e della sfarzosa vita di corte. L'umano, incarnato da Gesù, quindi è apprezzato dalla gente, lo ammirano per la sua rettitudine e il suo coraggio. Ma la domanda è: se io divento come lui, cosa ci guadagno? Ne vale la pena essere uomini come lui, o è meglio essere come i devoti degli idoli o come coloro che si inchinano davanti a Filippo?
Filippo. Gesù, che cosa è in grado di offrire a chi lo segue? È una domanda che ci dobbiamo porre chiaramente anche noi oggi, perché dobbiamo rispondere sinceramente. Potremmo alimentare sogni che si risolverebbero poi in amare delusioni. Ripensiamo a ciò che in passato ci si aspettava da Gesù e dai santi, cosa si andava a chiedere a loro in chiesa. Non c'è da stupirsi se coloro che da Gesù e dai santi si attendevano guarigioni da malattie, benessere, protezione da sventure, non c'è da meravigliarsi che chi si aspettava questo sia andato a cercarlo da altre parti, alla scienza, alla tecnica. Ecco, chi incarna l'umano proposto da Gesù, che vantaggi ha? È per chiarire questo che Gesù pone ai discepoli una seconda domanda. Ascoltiamola bene perché è rivolta a noi. Voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: Tu sei il Cristo, e ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. La risposta di Pietro alla seconda domanda di Gesù è vera. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio della vita, cioè tu sei l'atteso Messia. Ma non è questo che Gesù vuole sapere. Anzitutto, che Messia ha in mente Pietro. Non è il Messia di Dio, è quello secondo i criteri degli uomini, quello della tradizione, il figlio di Davide che avrebbe dominato sui regni del mondo. Ma soprattutto, Pietro non ha capito quello che Gesù vuole sapere. La domanda "chi sono io per voi?" significa quanto conto io nella vostra vita, quanto siete coinvolti nella mia proposta di uomo. È la domanda che l'innamorato pone alla sua ragazza. Chi sono io per te? Non vuol dire chi sono io, ma per te. Cioè, quanto conto io nella tua vita, nelle tue scelte, nei tuoi pensieri, quanto conta la mia persona. Ecco la domanda che Gesù ha fatto, vuole sapere quanto i suoi discepoli sono coinvolti nella sua proposta di uomo. In altre parole, dice ai discepoli: volete essere uomini come Erode e Filippo o come me? Avete capito che siamo diversi? Di quale uomo vi siete innamorati? Che uomini volete essere? Quindi, quanto siete coinvolti con me? È la proposta sponsale. Volete unire la vostra vita alla mia? È una domanda che ci dobbiamo lasciar porre noi oggi. Questa. Tu, quanto sei disposto a puntare della tua vita su Gesù di Nazareth? Forse l'unione con Lui riguarda un certo tempo della tua vita, che può essere la partecipazione alla liturgia domenicale, cose belle, un po' di preghiere. Gesù non si accontenta, vuole sapere se tu vuoi unire tutta la tua vita alla sua, vivere come Lui è vissuto. Questa è la risposta che Gesù vuole sapere dai discepoli. E siccome anche noi forse abbiamo dato la nostra adesione a Cristo, come ha fatto Pietro, con molto entusiasmo, ma senza aver capito, allora lasciamoci chiarire bene le idee da ciò che Gesù ci dice adesso. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere.
faceva questo discorso apertamente. Gesù cominciò a insegnare. È strano questo verbo cominciare perché siamo a metà della vita pubblica, quindi è passato 1 anno e mezzo già e Gesù ha già insegnato tanto. Deve cominciare da capo a insegnare, perché i discepoli non hanno capito dove lui li vuole condurre, o meglio, non hanno voluto capire. Gesù non vuole che ci siano equivoci, non si comporta come certi innamorati che pur di conquistarsi la persona amata si camuffano, nascondono un po' la loro vera identità. Gesù no. Vuole che chi aderisce a lui abbia le idee chiare, dove sta andando e dove vuole condurre coloro che lo seguono. Il figlio dell'uomo è lui. Figlio dell'uomo in ebraico, Ben Adam, Bar Enosh in aramaico. Significa semplicemente il prototipo di uomo, l'uomo che io voglio incarnare, l'uomo che Gesù presenta con la sua persona. Deve soffrire molto, sarà rifiutato dalle autorità religiose, gli scribi, i sommi sacerdoti, verrà ucciso. È la proposta di meta che Gesù fa. Lui andrà, la propone ai suoi discepoli. Quindi sarà uno sconfitto, un perdente, un fallito. Nel mondo chi vuole essere grande deve competere, perché la vita è tutta un affannarsi nella concorrenza, una corsa frenetica per salire sempre più in alto. Era così al tempo di Gesù e lo è anche oggi, ancora di più. Il saggio Coelet definiva questo gioco patetico Havel, vanità, fumo, e anche quelli che vincono rincorrono vento, Havel. Gesù propone un uomo diverso, che non entra nella competizione, dona la vita per amore. Agli occhi del mondo, l'uomo che lui propone è un perdente, e Gesù lo sarà. Le autorità politiche e religiose lo condanneranno e lo uccideranno, però aggiunge subito, dopo 3 giorni risorgerà. Attenti bene, dice, che la storia dell'uomo che io propongo non finisce nel buio di un sepolcro, perché il giudizio di Dio capovolge i criteri e valuta la riuscita di una vita in un modo opposto ai giudizi degli uomini. Pietro comunque è scioccato, ha preso una botta terribile. È il segno che ha capito. Prima non aveva capito o non voleva capire, adesso Gesù è troppo chiaro e Pietro non può accettare questa prospettiva del dono della vita. Non è per questo che ha abbandonato la casa, la barca, per seguire il maestro. Lui è disposto anche a dare la vita, ma per vincere, non per perdere. Difatti reagisce. Ha capito e non può accettare la proposta di Gesù. Facciamo attenzione. Se non reagiamo come Pietro, vuol dire che non abbiamo capito ciò che Gesù ha detto. Sentiamo cosa fa Pietro. Pietro prese Gesù in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Pietro è rimasto scioccato da quello che Gesù ha detto ed è convinto che gli sia sfuggita una castroneria, capita? E allora prende Gesù in disparte. E l'Evangelista dice ha cominciato a rimproverare Gesù. Il verbo che viene impiegato è molto importante, epitiman, è il verbo impiegato dagli Evangelisti
per raccontare gli esorcismi di Gesù. Quando Gesù deve scacciare un demonio, lo rimprovera e il demonio se ne va. Impiegando questo verbo, l'Evangelista Marco sta dicendo che Pietro ha cominciato a fare un esorcismo su Gesù. Pietro è convinto che ciò che Gesù ha detto sia stato suggerito dal Satana, che va scacciato. Bene, come mai Pietro pensa che Gesù abbia detto una castroneria? Perché se noi andiamo a vedere nella Bibbia, Pietro ha ragione. Nella Bibbia si dice sempre che il giusto è protetto dal Signore, chi fa il bene è benedetto, il Signore lo colma delle sue benedizioni. Prendiamo per esempio il Salmo 37, dove il salmista dice: il malvagio trama contro il giusto, digrigna i denti contro di lui, ma il Signore ride di lui perché poi mette le cose a posto. Dio sta dalla parte del giusto. Continua il salmista: sono stato fanciullo e adesso sono vecchio. Io non ho mai visto il giusto abbandonato, perché il Signore non abbandona i suoi fedeli. Gli ingiusti alla fine saranno distrutti per sempre. La stirpe dei malvagi è perdente. Quello che dice il salmista lo troviamo in tutto l'Antico Testamento. Le promesse che vengono fatte al Messia sono quelle della vittoria, sarà un vincitore, sottometterà tutti i suoi nemici. Questa è la catechesi che Pietro ha imparato e adesso Gesù sta dicendo l'opposto. Alla lettera, preso alla lettera l'Antico Testamento, ha ragione Pietro. Non capisce Pietro che le vittorie di Dio non sono quelle degli uomini. Dio ha una sola vittoria, che è quella dell'amore, non quella delle armi di chi riesce a sopraffare i propri nemici. Ecco là l'incomprensione di Pietro. Qual è la risposta di Gesù? Cominciò a rimproverare Pietro, cioè ha cominciato a fare l'esorcismo su Pietro. Sei tu che c'hai dentro il Satana, perché tu ragioni secondo i criteri degli uomini, non secondo Dio. Vai dietro di me, non lungi da me come si diceva anticamente, no, vai dietro a me. Non star davanti a segnarmi la strada te la segno io, che è la strada di Dio. Se vuoi essere uomo secondo Dio, segui me. E lo chiama Satan, perché avendo assimilato i pensieri degli uomini e il mondo è in mano al maligno, lui ha suggerito al maestro, senza nemmeno rendersene conto, scelte opposte a quelle del Signore. E adesso il chiarimento Gesù lo rivolge alle folle. Sorprende che a Cesarea di Filippo compaia all'improvviso e in attesa tutta una folla. Chi è questa folla? Non c'era la folla. A Cesarea di Filippo c'erano soltanto i discepoli. Adesso Gesù parla a noi, siamo noi questa folla alla quale lui adesso si rivolge. Sentiamo. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Noi siamo molto preoccupati con i numeri, ci contiamo, facciamo statistiche, previsioni, quanti siamo, aumentiamo, diminuiamo. Gesù non è preoccupato dei numeri,
ma che si abbia chiaro in mente cosa significa seguire Lui. Difatti dice alle folle, che siamo noi: se qualcuno vuole venire dietro di me, è la proposta di amore che non si impone, ti fa la proposta e ti lascia libero. Ne va della tua vita però, perché tu qualcuno lo devi seguire. Se segui i pastori sbagliati, i pastori brutti, diventerai brutto, la tua vita sarà brutta. Lui ti fa la sua proposta: se qualcuno vuole venire dietro di me. Stiamo attenti, perché sono molti gli ammiratori di Gesù, ma ammirare Gesù non significa ancora essere suoi discepoli. Bisogna aderire, andargli dietro. La fede in Gesù non è nemmeno l'adesione a un pacchetto di verità, no. Si tratta di esigenze, quelle che lui adesso mette bene in chiaro, che non possono essere mitigate. Si possono accogliere o rifiutare. Gesù non ammette sconti, indugi, ripensamenti. Deciditi. 3 imperativi per chiarire cosa significa seguire Lui. Prima condizione: rinnega te stesso. Il verbo aparneomai è quello che viene impiegato per Pietro quando rinnega Gesù, quando lui dice: non ho nulla a che vedere io con quell'uomo, e addirittura bestemmia. Dice Marco, gli altri evangelisti hanno tolto questo verbo, cioè ha cominciato a imprecare maledizioni di Dio contro Gesù, proprio per dire che lui non aveva nulla a che vedere con quell'uomo. Questo verbo viene impiegato da Gesù per dire che adesso tu non hai più nulla a che vedere con te stesso, rinneghi te stesso, non esiste più. L'istinto che noi abbiamo è di fare tutto in vista di noi stessi. Noi ci ripieghiamo istintivamente su noi stessi e tutto ciò che facciamo è per un nostro tornaconto. Gesù dice: adesso, se tu segui me, dimentica te stesso. Tu, in ogni scelta che fai, ogni tua azione è in vista della gioia e della vita dell'altro. Non pensi più a te stesso, ma al bisogno del fratello, alla vita, alla gioia del fratello. La tua gioia sarà quella di Dio, cioè vedere un uomo felice. Prima condizione è questa. Seconda condizione: prendi la tua croce. Non si riferisce alla necessità di sopportare pazientemente le piccole o grandi tribolazioni della vita. L'espressione che veniva adoperata: ognuno ha la sua croce da portare. No, qui la croce non deve essere sopportata. La croce che Gesù propone deve essere scelta, abbracciata. Che cosa significa non scegliere la sofferenza, ma l'amore? Colui che con la sua vita sceglieva la croce, che cosa faceva? Pensiamo a Gesù che esce dal pretorio di Pilato dopo la condanna e la parasceve della Pasqua. La città di Gerusalemme a quell'ora è già piena di gente e di fronte alla porta del pretorio di Pilato c'è l'agorà, quindi dove tutta la gente sta già facendo gli acquisti per la sera della Pasqua, la cena pasquale. Quando Gesù esce ha al collo la ragione per cui è stato condannato alla crocifissione. Ha voluto farsi re. Deve passare in mezzo a quella gente che lo considera un fallito, uno sconfitto, un maledetto da Dio. Viene insultato per la scelta di vita che lui ha fatto. Lui ha scelto l'amore, non ha scelto la competizione, ha scelto di donare la vita per gli altri, non di togliere la vita agli altri. E passa in mezzo a questa gente che ai criteri di questo mondo riceve insulti.
è considerato un nulla. Bene, il discepolo di Cristo deve mettere in conto che se lui fa la scelta di vita proposta da Gesù di Nazaret, non sarà una persona di successo agli occhi del mondo. Agli occhi del mondo sarà un fallito, perché grandi nel mondo sono quelli che si impongono, che nella competizione vincono, che non pensano agli altri. Il giorno in cui uno che obbedisce al dio denaro comincia a pensare al bene degli altri, diventa subito un perdente. Abbracciare la croce vuol dire mettere in conto che in questo mondo tu non verrai osannato, no, sarai considerato uno sconfitto. Terza condizione, seguire lui, che non vuol dire imitarlo, no, vuol dire tenere sempre d'occhio dove lui va, come lui cammina, le scelte che fa. Praticamente, seguire lui vuol dire pregare. Pregare significa avere sempre il cellulare acceso per parlare con lui. Cioè, qualunque scelta io devo fare, devo prima chiedere a lui cosa ne pensa. E non ditemi che lui non ti risponde, perché sappiamo, se lo conosciamo, sappiamo come la pensa. La sposa non ha bisogno di sentire il marito cosa le suggerisce, sa come il marito la pensa e fa le scelte per essere gradita allo sposo. Ecco la necessità della preghiera per noi, affinché in ogni momento le scelte siano fatte secondo lui. La promessa che Gesù fa è che il terzo giorno c'è la risurrezione, e quando si dice terzo giorno nella Bibbia, è ripetuto spesso questa espressione, non si intende il dopodomani, si intende come vanno a finire le cose. Non è che Gesù ha promesso che sarebbe risorto proprio dopo 3 giorni, no, il terzo giorno è la conclusione nella storia di Dio di una vita, e la vita riuscita alla fine è quella dei perdenti per amore come Cristo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.